Bentornati su Storie dalla soffitta. Oggi vi porto alla scoperta di un personaggio incredibilmente affascinante, elegante e decisamente sopra le righe, Candida la Marchesa. Prepariamoci a tuffarci nella Parigi scintillante e peccaminosa della Belle Époque, in un periodo storico in cui il lusso, il mistero e l'eros dominavano la scena. Candida, una nobildonna che sa benissimo come ottenere ciò che desidera, si muove con grande abilità tra le luci e le ombre della città, mostrando un lato di sé che va ben oltre le apparenze. Candida, o meglio Nadine di Rambouillet, è una marchesa parigina che dopo la morte improvvisa del marito scopre una verità spiacevole. L'uomo l'ha lasciata completamente al verde. La nostra protagonista, però, non è certo una donna che si lascia scoraggiare dalle difficoltà. In un contesto storico dove le donne della nobiltà vivevano sotto rigide regole sociali, Candida rompe ogni schema. Decide infatti di utilizzare la sua intelligenza, il suo fascino e la sua spregiudicatezza per ricostruire il suo mondo e mantenere lo stile di vita al quale è abituata. Sotto l'alter ego di Candida la Marchesa, inizia così una doppia vita avventurosa e misteriosa. Di giorno mantiene la sua apparenza di donna rispettabile, mentre di notte diventa una ladra e una seduttrice esperta, pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Non lo fa da sola. Al suo fianco ci sono due insoliti compagni di avventure che arricchiscono le sue storie di un pizzico di umorismo e bizzarria. La prima è Jeanette, la sua cameriera fedele, mentre l'altro, udite udite, è un orango di nome Fallus, un assistente decisamente inusuale che la rende un personaggio davvero unico nel panorama dei fumetti italiani. La serie è ambientata nella Parigi del 1910, un periodo storico ricco di fascino e contrasti. Candida si muove in una città illuminata da lussuosi lampadari e affollata da un'alta società pronta a concedersi piaceri segreti, ma allo stesso tempo ombrosa, in cui i vicoli bui nascondono insidie e pericoli. Candida è una donna che sa come giocare le sue carte, sfruttando l'attrazione che la sua figura esercita sugli uomini e lo spirito ribelle che la contraddistingue. Le sue storie sono una continua sorpresa. La vediamo partecipare a intrighi misteriosi, incrociare figure potenti e incappare in eventi storici memorabili, come ad esempio l'affondamento del Titanic. La sceneggiatura si diverte a fondere fantasia e realtà, portando Candida in situazioni sempre nuove, arricchite da una buona dose di provocazione e sensualità. Dietro la creazione di Candida c'è Renzo Barbieri, un nome leggendario del fumetto italiano, noto soprattutto per aver fondato Edifumetto, casa editrice che negli anni 70 e 80 ha rivoluzionato il fumetto erotico. Barbieri ha sempre avuto un occhio di riguardo per i personaggi femminili forti e indipendenti, e Candida ne è un esempio perfetto. Con lei, Barbieri ha voluto raccontare una donna che si ribella alle regole imposte e utilizza il suo fascino come arma per sopravvivere e prosperare in un mondo dominato dagli uomini. I disegni della serie sono stati realizzati dal talentuoso Studio Montanari, formato da Vincenzo Monti e Giuseppe Montanari. Questo duo artistico ha saputo dare vita alle atmosfere della Belle Époque con un tocco unico, dove ogni tavola è ricca di dettagli e particolari. Dal lusso dei salotti parigini all'espressività degli sguardi che rivela l'anima stessa dei personaggi. E come dimenticare le meravigliose copertine di Alessandro Biffignandi? Con il suo stile dettagliato e realistico, Biffignandi ha saputo rendere Candida irresistibile già dalla copertina, incuriosendo il lettore con pose audaci e sguardi magnetici. Candida la Marchesa è stata pubblicata da Edifumetto a partire dall'aprile del 1972 fino al gennaio del 1974. La serie comprende 22 numeri, suddivisi in due serie. Inizialmente, i primi 2 numeri vennero stampati in formato gigante spillato, ma a partire dal terzo numero si passò al formato tascabile, tipico delle pubblicazioni Edifumetto. In quel periodo, i fumetti erotici si stavano affermando rapidamente e con Candida, Barbieri lanciò una protagonista che sapeva conquistare il pubblico con il suo spirito ribelle e ironico, ma anche con un'inaspettata complessità interiore. Candida rappresenta perfettamente l'anima ribelle e audace del fumetto erotico italiano degli anni 70. In un'epoca in cui il fumetto viveva una fase di grande sperimentazione, Candida emerge come una protagonista che non ha paura di andare controcorrente. La sua doppia vita e il suo carattere indomabile l'hanno resa un'icona per chi cercava nel fumetto non solo intrattenimento, ma anche uno sguardo provocatorio sulla società.
Candida non è solo una ladra e una seduttrice. È una donna capace di ribellarsi, di rischiare e di trasformare ogni difficoltà in una nuova opportunità. A volte cinica e calcolatrice, ma sempre affascinante, Candida è uno di quei personaggi che riescono a restare impressi nella memoria. La trovo irresistibile proprio per il suo carattere indomito e per il modo in cui sfida le regole, che la rendono davvero unica. Se questa storia vi ha incuriosito e volete scoprire altre perle del fumetto italiano, iscrivetevi al canale. Con Storie dalla soffitta continueremo a esplorare insieme il lato nascosto della nona arte. E se avete letto Candida la Marchesa o siete appassionati di fumetti erotici, fatemi sapere nei commenti le vostre impressioni. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. C'è Valentina, icona ribelle, tra luci soffuse, tra trame più belle. Frollo dipinge un mondo perduto, dove il piacere non è mai taciuto. Ogni albo ha un'anima forte, che sfida tabù, spalanca porte. Dal fumetto noir a quello erotico, in soffitta tutto è quasi magico. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. Sotto le stelle dei grandi maestri, tra tavole e inchiostro tutti son desti. Da Ugo Pratt a Pazienza sognante, il fumetto è una danza travolgente, tra curve morbide, trame profonde, qui la cultura si fonde e confonde. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto, dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu, ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.